Hai mai avuto quella sensazione? Quel momento in cui capisci che tutto ciò che credevi reale era solo una menzogna? Io l'ho vissuto. Ho aperto una valigia e ho scoperto la verità più devastante della mia vita. Ma quello che è successo dopo non lo dimenticherò mai. Mi chiamo James e questa è la storia di come ho scoperto il tradimento di mia moglie. Di come ha cercato di mentirmi in faccia, come se fossi uno stupido. Ma io non sono uno stupido e lei lo avrebbe imparato nel modo più duro. Alla fine del video scoprirai esattamente come ho distrutto la sua vita, pezzo dopo pezzo. Preparati, perché questa storia non è come le altre. Il momento in cui aprii la valigia, il mio mondo andò in frantumi. Le mie dita sfiorarono delicati capi di lingerie di pizzo che non avevo mai visto prima, seguiti dal peso freddo e schiacciante di un preservativo ridicolmente grande. Il mio cuore batteva così forte che potevo sentirlo rimbombare nelle orecchie. Un martellare incessante che soffocava ogni pensiero razionale. Strinsi la presa sugli oggetti incriminanti, le nocche sbiancate mentre un'ondata nauseante di realizzazione mi travolgeva. Dall'altra parte della stanza, Celeste, mia moglie, la donna che avevo amato e con cui avevo costruito una vita, rimaneva inquietantemente composta. Era davanti allo specchio, applicando meticolosamente un rossetto di un rosso intenso, ogni tratto preciso e deliberato. Non ebbe neanche un sussulto, non mi guardò nemmeno. Nessun balbettio, nessun senso di colpa, nessuna spiegazione affrettata. Solo un sospiro, pesante di esasperazione, come se fossi io a rovinarle la serata. Feci un passo avanti lentamente, il respiro irregolare e affannoso. «Stai scherzando, Celeste?» La mia voce era roca, impastata dall'incredulità. Lanciai il pizzo sul letto, la mano tremante, mentre indicavo gli oggetti incriminanti. «Vuoi spiegarmi?» Finalmente i suoi occhi incontrarono i miei attraverso lo specchio, annoiati, distaccati, come se fosse solo un piccolo inconveniente. «Davvero, James?» mormorò, chiudendo il rossetto con una calma esasperante. «Devi sempre essere così drammatico?» Il mio stomaco si strinse. La rabbia dentro di me era fusa incandescente, bruciava come acido. Volevo urlare, fare qualcosa, qualsiasi cosa, per spezzare la maschera di compostezza che indossava con tanta facilità. «Non hai mai indossato questa roba per me», sussurrai, la gola stretta. Le mie dita si chiusero attorno alla confezione del preservativo mentre la sollevavo tra di noi. «E questo? Pensi che sia un idiota?» Celeste sospirò ed infine si voltò per affrontarmi. «È per lavoro», disse con calma. Risi, un suono freddo e privo di umorismo. «Lavoro?» ripetei scuotendo la testa. «Una conferenza aziendale richiede questo?» Feci un gesto ampio verso le prove del suo tradimento. Lei fece un passo avanti. Il suo profumo mi avvolse come un'ombra del nostro passato. Quel profumo un tempo significava amore, passione, dedizione. Ora era soffocante. «Oh, James», sospirò, scuotendo la testa con un divertimento quasi condiscendente. «Ti stai imbarazzando da solo». Un suono acuto ruppe l'aria tra noi. Il suo telefono vibrò sul comò. Il mio sguardo si spostò immediatamente sullo schermo. «Mr. Big Johnson, non vedo l'ora di vederti stasera». Il sangue mi si gelò nelle vene. Senza pensare, afferrai il telefono e glielo sbattei davanti alla faccia. «Chi diavolo è Mr. Big Johnson?» La mia voce si incrinò per la rabbia. Lei non batté ciglio. Incrociò le braccia e si appoggiò allo stipite della porta, un accenno di sorriso divertito sulle labbra. «Anche se te lo dicessi», disse con voce liscia e indifferente, «non saresti in grado di sopportarlo». Il mio battito accelerò, le mani si strinsero in pugni lungo i fianchi, ma mi costrinsi a rimanere immobile. «Non perdere il controllo, James». Stava giocando con me, manipolando le mie emozioni come aveva sempre fatto. Inclinò leggermente la testa. Il sorriso sulle labbra si fece più marcato. «Vuoi sempre avere il controllo, James? Ma ecco una piccola lezione di realtà. Io faccio le mie scelte.
Ogni parola era una lama che si conficcava più a fondo nel mio petto. La guardai, aspettandomi di vedere un barlume di rimorso, una crepa nel suo atteggiamento glaciale. Niente. Poi arrivò il colpo finale. Afferrò la valigia e la sollevò con la facilità di chi porta una borsa da passeggio. «Così sai», mormorò con voce leggera, quasi divertita. «Il mio amante mi sta aspettando fuori». Dentro di me tutto si fermò. La mascella mi si serrò, la vista si annebbiò, il cuore si frantumò in 1000 pezzi taglienti. Celeste si voltò verso la porta senza la minima esitazione, senza un briciolo di rimorso, senza nemmeno un ultimo sguardo. Il suono della porta che si chiudeva riecheggiò nella stanza. Rimasi immobile, ascoltando il ritmo deciso dei suoi tacchi sul marciapiede, mentre si dirigeva verso l'auto che la attendeva. Pensava di poter andarsene così, senza conseguenze. Pensava di distruggere tutto ciò che avevamo costruito e uscirne illesa. Si sbagliava, e di grosso. Mi costrinsi a muovermi, a sedermi, a riflettere. La rabbia dentro di me era un incendio, feroce e inarrestabile, ma non potevo lasciarla consumarmi. Non ancora. Avevo bisogno di prove, di un piano, di precisione. Presi il telefono e chiamai l'unica persona che poteva aiutarmi a smascherare la rete di bugie che Celeste aveva tessuto alle mie spalle. Dopo qualche squillo, Logan rispose: «James!» La sua voce era casuale, ignara della tempesta che si agitava dentro di me. «Ehi, è da un po' che non ci sentiamo, come va?» Digrignai i denti. «Ho bisogno di un favore, uno grosso». Un attimo di silenzio, poi un tono più cauto. «Che tipo di favore?» Inspirai profondamente, stringendo il telefono con forza. «Celeste mi tradisce», dissi con voce gelida, «e voglio sapere tutto. Messaggi, email, registri delle chiamate, spostamenti. Voglio sapere da quanto va avanti, dove e con chi». Dall'altra parte, Logan espirò bruscamente. «Dannazione!» Un'altra pausa, poi con una determinazione nuova disse: «Va bene, di cosa esattamente hai bisogno?» La mia risposta fu immediata. «Di tutto, senza tralasciare nulla». Ci fu un momento di silenzio, poi finalmente Logan sospirò. «Dammi qualche giorno». Annuii, anche se non poteva vedermi. «Apprezzo molto». Riattaccai e rimasi seduto nel silenzio soffocante della nostra camera da letto. Il letto che avevamo condiviso, la vita che avevamo costruito insieme. Pensai alle sue risate, ai suoi «ti amo» sussurrati, alle notti passate abbracciati, a tutte le promesse che avevamo fatto, convinti che sarebbero durate per sempre. Bugie, tutto quanto. Non le avrei permesso di andarsene impunita, non questa volta. Mi aveva distrutto, ora era il mio turno, e non mi sarei trattenuto. I giorni successivi furono pieni di un freddo e implacabile senso di scopo. Mangiai a malapena, dormii ancora meno. La mia mente era un campo di battaglia, divisa tra il dolore e la rabbia. Ogni volta che chiudevo gli occhi, vedevo il suo sorriso compiaciuto, il modo in cui se n'era andata senza esitazione. Logan lavorò velocemente. Dopo 2 giorni mi inviò un file, un documento spesso, colmo di prove schiaccianti. Seduto nel buio della mia stanza, con solo il bagliore del laptop a illuminarmi, le mani tremanti, iniziai a scorrere le pagine. Centinaia di messaggi, SMS notturni intrisi di desiderio, prenotazioni di hotel sotto falso nome, addebiti su carte di credito per regali che non avevo mai visto, per profumi che non avevo mai sentito su di lei. E poi le foto, Dio le foto, lì avvinghiata a un altro uomo, Aiden Carter. Riconobbi immediatamente il nome, un uomo d'affari viscido, uno che avevo visto di sfuggita agli eventi aziendali, uno che prosperava nell'eccesso, con un fascino che colava da ogni poro. E la mia ex moglie era nel suo letto. Serrando la mascella, sentii un dolore acuto alla mascella da quanto la stringevo. Questo non era stato un errore occasionale, era una relazione vera e propria, mesi, forse anni. Continuai a scorrere il file, lo stomaco che si attorcigliava. Messaggi di anni prima, flirt, appuntamenti segreti, perfino lettere d'amore.
Mi aveva mai amato davvero? O ero stato un idiota sin dall'inizio? Espirai bruscamente, reprimendo le emozioni. Niente più rabbia, niente più dolore, solo concentrazione. Non avrei perso il controllo, non mi sarei comportato come un povero disperato con il cuore spezzato. Celeste pensava di essere intoccabile, pensava di poter andarsene senza pagare il conto. Non aveva idea di cosa stesse per succedere. La vendetta non può essere affrettata, deve essere meticolosa, precisa. Celeste mi aveva sottovalutato. Pensava che mi sarei abbattuto, che l'avrei supplicata di tornare, che sarei affogato nel mio dolore mentre lei costruiva una nuova vita con il suo amante. Si sbagliava di grosso. Nei giorni successivi iniziai a tessere la mia rete. Aiden Carter era un uomo potente, ma tutti hanno punti deboli, affari loschi, conti offshore, una lunga storia di pratiche poco etiche. Avevo intenzione di distruggerlo. Ma questa era solo metà del piano. Celeste non aveva idea di cosa stava per succedere. Mi assicurai che fosse così. Ignorai i suoi messaggi, le sue chiamate, le sue email, probabilmente aspettandosi una mia reazione rabbiosa o supplichevole. Non le diedi nulla. Lei voleva vedermi crollare. Io volevo che si sentisse al sicuro. Perché nel momento in cui abbassò la guardia, colpii. 3 settimane passarono. 3 lunghe settimane di silenzio, di pianificazione meticolosa. Poi, finalmente, feci la mia mossa. Celeste e Aiden sarebbero stati presenti a un'esclusiva serata di gala, uno degli eventi aziendali più importanti dell'anno. Lì ci sarebbero stati i più grandi nomi del settore: CEO, investitori, giornalisti. Il pubblico perfetto. Quella mattina inviai un messaggio a Celeste, il primo contatto da quando era uscita dalla mia vita. James, spero tu stia bene. Dovremmo incontrarci presto. Nessun rancore, solo un po' di chiusura. Era una bugia perfetta. Lei abboccò subito. James, sono felice di sentirlo. Sapevo che avresti capito. Parliamone dopo il gala. Sorrisi. Oh sì, parleremo, Celeste, ma non nel modo che immagini. La sera del gala osservai da una distanza strategica. Celeste arrivò, avvolta in un elegante abito rosso, il braccio intrecciato a quello di Aiden. Rideva, sorseggiava champagne, incantava la folla. Era brava, ma non abbastanza. L'evento raggiunse il culmine. I discorsi erano iniziati. Le luci si abbassarono. E all'improvviso lo schermo gigante della sala si illuminò. La gente si voltò, confusa per l'interruzione. Poi apparvero i primi messaggi. Celeste e Aiden. I loro messaggi segreti, i loro tradimenti, proiettati davanti a tutti. Aiden, non vedo l'ora di averti ancora stanotte. Celeste. Ovviamente no, James non sospetta nulla. Aiden, magari dovremmo dirglielo giusto per divertirci. Celeste, non c'è bisogno. È patetico abbastanza così com'è. La sala sprofondò nel silenzio, poi comparvero le foto. Celeste nel letto di Aiden, prove inconfutabili. Celeste impallidì, il sangue lasciò il suo viso. Si girò verso Aiden, sussurrando disperatamente. Che diavolo è tutto questo? Anche Aiden era sotto shock. Non aveva idea di cosa stesse accadendo. Poi il colpo finale. Un video. Le immagini di una stanza d'hotel, corpi intrecciati, gemiti che non lasciavano spazio a dubbi. Il gelo assoluto. Poi la mia voce ruppe il silenzio. Signore e signori, dissi avanzando, la mia voce tagliente come il ghiaccio. Era giusto che tutti voi incontraste Mr. Big Johnson. Un'esplosione di risate riempì la sala. Celeste si voltò di scatto verso di me, gli occhi sgranati e disperati. James. Alzai una mano. Oh no, non parlare. Hai già detto abbastanza. Aiden cercò di scivolare via, ma era troppo tardi. La sicurezza lo fermò. Attraverso gli auricolari ricevevano istruzioni. Era sotto indagine per frode e evasione fiscale. Celeste si voltò verso di me, il panico nel volto. Non puoi farmi questo. Mi avvicinai, sussurrandole con un sorriso crudele. Dal momento in cui mi hai tradito,
Hai perso ogni diritto alla mia misericordia. Celeste osservò impotente mentre il suo mondo andava in pezzi. La mattina dopo era tutto finito. L'azienda di Aiden crollò. Gli investitori fuggirono. Le azioni precipitarono. Le autorità si mossero velocemente. E Celeste perse tutto. Il telefono squillava senza sosta, ma nessuno voleva offrirle aiuto. Nessuno voleva più essere associato a lei. Provò a chiamarmi. Non risposi mai. Si presentò sotto casa mia, bussando disperata. Guardai dal videocitofono. Per la prima volta sembrava davvero distrutta, ma non provai nulla. Lasciai che bussasse, che implorasse. Poi presi il telefono, premendo un solo tasto. L'interfono crepitò. «Pensavi di distruggermi, Celeste?» dissi con voce fredda. Un singhiozzo soffocato dall'altra parte. Sorrisi. «Ti sbagliavi?» E riattaccai. Celeste rimase immobile, paralizzata, sconfitta. Dopo un minuto abbassò le spalle e si allontanò nella notte. Era finita, ma non per me. Il giorno dopo, la vera rovina di Celeste ebbe inizio. La storia esplose ovunque. Giornali, blog, social media. Tutti parlavano di lei. La sua azienda le voltò le spalle. Il padre la chiamò, urlandole addosso per aver rovinato la famiglia. A mezzanotte era completamente sola. Pensavo sarebbe sparita per sempre, cercando di salvare ciò che restava della sua dignità. Ma no. Si presentò nel mio ufficio. «James, devo parlarti». Alzai lo sguardo. Non era più la donna sicura di sé che un tempo dominava la scena. Aveva le occhiaie, i capelli spettinati. Era fragile. Mi rilassai sulla sedia, incrociando le braccia. «A cosa devo il piacere?» deglutì. «James, io ho sbagliato tutto». Risi piano. «Davvero? Non l'avrei mai detto». Abbassò lo sguardo, incerta. «Non volevo che andasse così. Io non...» Alzai una mano, fermandola. «Risparmiatelo. Sapevi esattamente quello che facevi. Pensavi che io l'avrei accettato». Le lacrime le riempirono gli occhi. «James, io...» Sorrisi gelido. «Lascia indovinare. Aiden ti ha scaricata appena ha visto il suo mondo andare in fiamme». Sbiancò. Scrollai le spalle. Patetico. Lei inspirò tremante. Pensavo che potessimo parlare. La fissai. Considerai l'idea di farla soffrire ancora, ma avevo cose più importanti da fare. Mi alzai, camminai fino a lei, mi chinai vicino, abbassando la voce. «Hai fatto il tuo letto, Celeste?» sussurrai. «Ora marcisci in esso». Un singhiozzo le sfuggì dalle labbra. Mi raddrizzai e indicai la porta. «Ora sparisci dal mio ufficio». Ma non avevo ancora finito. Celeste aveva perso tutto, ma Aiden aveva ancora potere. Dovevo assicurarmi che non ne avesse più. Rivelai ogni crimine finanziario di cui era colpevole e quando le autorità ne vennero a conoscenza, crollò. Fu arrestato. Quella sera Celeste mi scrisse: «James, sei stato tu, vero?» Non risposi subito. Poi digitai: «Celeste, non sei mai valsa il mio tempo». E la bloccai. Mi guardai intorno. Avevo vinto. Celeste non aveva più niente. E io avevo tutto. Ora voglio sapere da voi. Se foste al mio posto, come avreste reagito? Vi sareste vendicati o avreste voltato pagina? Scrivetelo nei commenti. E se questa storia vi ha lasciato senza parole, lasciate un like e iscrivetevi per non perdervi i prossimi video.